Un'altra cosa importante che mi è mancata nel mistero di M, la si dovrebbe trovare in casa, se non erro. Soprattutto in camera da letto. Che cos'è questo? È un quadro. I don't know. Questo qui. One of John's first pictures. I think this was supposed to be Mycroft. He really has improved his skills since then. This brings back memories. We used this old diary to keep track of our adventures. I think it was my father's. John, do you think we can visit some of the places mentioned in the diary for old time's sake? Why not? Nothing like a stroll down memory lane. Note down the places you'd like to visit, and I'll add what I remember of them. Sicuro, John. Perché non so che non penso finirà tanto bene. Questa è sempre una delle storie di Cordona, invece. L'osso nascosto. Ultime notizie, un rifugio sicuro, figlio di Cordona. Il cordone è cambiato l'ultima volta che sono stato qui, quindi già non ricordo i luoghi che esploravamo insieme, ma curiosamente io no. Per fortuna quando John inizia a ricordarmelo riesco a ricordare abbastanza bene la mia infanzia. Se mi concentro abbastanza posso quasi vedere me stesso nel passato, un passato che voglio ricordare. Ho bisogno di rivisitare quei luoghi e fare delle fotografie per i posteri. Salvataggio Audace. Questi 4 ora ci divertiamo a capire dove si trovano soprattutto. E con questo si concluderebbe il DLC del mistero di M. Con questo qui. Per il resto noi ci divertiamo ora. Ricordo perduto? What? Ancora, basta? Prima è uscita una schermata che diceva ragazzo ricorda il passato, una cosa del genere. Comunque questo coinciderebbe con questo. Le ultime notizie. John afferma che un articolo che ha scritto è stato pubblicato sul giornale locale 10 anni fa. Sostiene che fosse in prima pagina, ma dovrei controllare anche altre categorie per ogni evidenza, che secondo me non c'è. Allora, periodo vecchi. No, proviamo questo. Aspetta. Giornalisti. Prima pagina. Nope. Ecco, era eventi attuali che te piangocolone. Uno scandalo a Silverton. Molti di voi, cari lettori, conoscono la nostra gloriosa forza militare. Le loro vittorie in lungo e in largo, quando ci sentiamo al sicuro sotto la loro protezione. Ma cosa succederebbe se vi dicessi che qui a Cordona la corruzione infuria tra i nostri illustri marinai che per anni hanno chiuso un occhio su trafficanti e schiavisti e si sono arricchiti sulle spalle di altri che soffrivano? Un'indagine decennale ha scoperto questa verità apparentemente impensabile e dopo un'attesa considerazione dei fatti che seguirono, nessun uomo sano di mente potrebbe pensarla in modo diverso. Cominciamo dalla fine. Scritto da John a nome di Hector Jacobson. The editor here is a quack, putting my gripping corruption investigation on the 4th page. We can't tolerate such disrespect, right, Sherlock? Yes, John. You know, I'm starting to remember. We wrote it somewhere in this building. Let's find where. Non ci posso fare niente, John, se te l'hanno messa a quel modo. Adoro le ricche. No? Ecco i collezionabili quali sono. Tutte queste cose così. Uno scandalo a Silverton, che è quello che abbiamo letto. È un collezionabile per il nostro John. Sorprendentemente c'è davvero un articolo firmato da John. Mi chiedo come ha fatto. Addirittura mi sembra di ricordare di aver aiutato John a scriverlo. È successo nell'edificio del giornale, a uno dei tavoli. Posso provare a ricordare. Sto scherzando, non voglio... No, non voglio, sto scherzando. Uno dei tavoli. Frena. L'unico tavolo può essere questo.
Aspetta, dove cavolo l'ho visto? L'ho sentito. Eccolo! Ho detto che l'ho sentito. There was a military parade that day. Everyone was there, so we had the office at our disposal for a while. Still, it's a miracle we weren't caught. Sì. An underappreciated masterpiece was born here. You recall anything else? Working on this machine felt right. We found a folder with approved stories. John! It wasn't the editor, it was us. We swapped the article on the 4th page with ours. Curious. We had a suitcase. It was soggy and filled with notes and clippings. I remember it was important somehow. Is that all, my friend? John, no, wait. I'm missing something crucial. The suitcase, where did we get it from? Okay, Sherlock, focus on it. What can you remember about it? It felt wet and slimy, as if it had lain in the water for some time. Yet the insides were surprisingly intact. Yes, right. And I remember the sound of horns like they use at the industrial sites. It must be somewhere on the Silverton coast. I can recall the smell of fish. It was so strong I could taste it. Ah, I think we were near one of those fish warehouses, big ones. Oh, that comprises the entirety of my memories on the subject. So, we are looking for a fish warehouse on the coast of Silverton that stands right on the water's edge. It seems so, my friend. I am sure I will remember the place when I see it. Let's go. Let go, let go. Time to do an old-fashioned street search. Go, go. Intanto abbiamo ricordato una cosa. E già qualcosa è buono. Ah. Dobbiamo andare in giro con questo, che brutto. Un magazzino a Silverton vicino alla riva. Dov'è Silverton? Qui? Dovrebbe essere, se non mi si blocca tutto, ecco come ho detto, da queste parti. Ora andiamo a vedere e vediamo che ci dice. Una cosa che mi serve è lo specchio, che devo cambiare di lock. Io anche. Qua sto facendo giusto. Ah, già è uscito il gioco hentai. Beh, andiamo bene. 2,20 €. Molo di Silverton. Io qua giù non ci sono mai venuto, si vede. John, this is the spot. Let's see what we can recall. Non mi ti impazzire, gioco. Niente prima? Perfetto, è solo laggiù. We found a rope tied to one of the books. We pulled and a suitcase emerged. How do we know where to look? What am I missing? This doesn't seem relevant. This doesn't seem relevant. Brown algae. We were specifically looking for it. I think we saw it on someone nearby. I think I can remember where. Ah sì? All right, lead the way. Non corri.
Mannaia. It was night. We saw a man with ink-stained fingers and a notebook. A journalist. His scared look and hasty steps smelled of adventure. We followed. Dopo anni e anni ancora riesci a seguire una pista, figlio mio. No, mi è sembrato che si stava scrivendo qualcosa. Another man appeared. He was casually dressed, but his haircut and posture revealed him to be a soldier. The journalist quickly changed direction. No, non capisco, devo andare. Oh, piano. Another disguised soldier cut the journalist off. He was cornered. We hid behind the barrels and watched. The three men argued. The soldiers demanded something from the journalist, but he refused. Their words grew louder and someone pushed the reporter. He stumbled and fell over the edge. After one horrible yell, he hit the ground. The soldiers vanished. We waited to be safe, then went to him. Ho sentito che scriveva qualcosa. Ma non ho capito cosa. Focus, my friend. I know you'll remember everything. Devo arrivare parallelo a dove è caduto. Qui. Blood was everywhere. I was in shock, but you kept your cool. You noticed that his shoes had a layer of salt and brown algae stuck to his leg. Those men demanded something from him. I wanted to find out what was so valuable as to kill for. And so we did. Made it public. The journalist Hector Jacobson. People built a memorial after his death. That might be a good backdrop for our picture. Let's find it. Sto monumento dove però? Sì, è da trovare il monumento però. It's dangerous to be a journalist these days. Devo trovare il signor poliziotto. Signor poliziotto.
Signor poliziotto! Oh, madonna, non partiva. May I ask you something? I'll tell you everything I know, mate. Not for protocol. La gente mi ha indirizzato alla piccola isola tra Scaladio e Silverton, appena sotto il ponte Thor. Grazie, signor... Grazie, molto gentile. Allora, l'isolina piccola tra Scaladio, eccolo. Però come ci faccio ad arrivare qua? Ma anche lei, signore, mi fa un po' addosso, Non ci provi. È Hulk. Io l'ho detto che è Hulk. Ah. Era qui. Hector Jacobson was killed for his story, yet it still came to light. A lesson for those less noble. You cannot bury the truth. I think here is a good place for a picture, Sherry. It's a shame what happened. At least we finished his work. Ah, quello sicuro, ma per fortuna. Ricordo del giornale. Un giorno mentre stavamo cercando una lattina di vernice per la nostra nave pirata, Sherlock e io abbiamo visto un giornalista che scappava. Lo abbiamo seguito pensando di vivere una verdura e lo abbiamo visto mentre veniva messo all'angolo da due marinai travestiti da popolani. Hanno litigato e i militari gli hanno chiesto qualcosa. Un attimo dopo hanno spinto il giornalista della scogliera e poi sono fuggiti dalla scogliera. Devo ammetterlo, sono rimasto scioccato, ma Sherlock, come previsto, ha mantenuto la calma. Si è bloccato solo per qualche istante mentre fissava il morto. Poi si è allontanato in silenzio, chiedendomi di seguirlo. Con un gesto alghe brune, disse, affrettandosi verso la riva. Hai visto, John? Deve essere da qualche parte qui vicino. Non capivo cosa volesse dire, ma qualche minuto dopo stavamo già tirando fuori una valigia dall'acqua. Mi ha spiegato che gli stivali del morto erano bagnati e che aveva un pezzo di alga bruna sui pantaloni. Apparentemente era tutto ciò di cui aveva bisogno per trovare l'oggetto. Dentro la valigia c'erano dei documenti di un'indagine di almeno 10 anni che dimostravano la corruzione nell'esercito di Cordona. È stato subito evidente che il giornalista Hector Jacobson era stato ucciso a causa di ciò che aveva scoperto. Insieme siamo entrati di nascosto al Cordona Cronache e abbiamo scritto di un articolo che raccontava tutto in modo che la sua morte non si dimostrasse inutile. No, la gente sotto il ponte. Ah, sì. L'osso nascosto. Una volta io e John abbiamo trovato un vero osso di dinosauro. Almeno John ricorda così. È successo nella costa di Minerens, sotto il ponte di Cesare, all'estremità occidentale di Arbor Ave, vicino alle capanne dei pescatori. Intanto andiamo a Minerens, ponte di Augusto Cesare. No, ponte del Pellegrino. Stevenson di Cesare. E qua allora? Laggiù. Mi scusi. Allora, queste sono le capanne dei pescatori. Qui. Dovete andare di sotto.
Perfetto. Incominciamo a metterla, va. ستمطر قريبا. يا له من طقس جميل. John. Salty breeze, warm sand. Oh, I wish we spent more time relaxing. Hai ragione. Te lo congedo, John. It was an early morning. For some reason, we snuck out of the house and crossed the bridge into Miner's End. We were always adventuring, Sherry. Focus on the bow. That's what's important here. Io voglio sapere come avete fatto a sgattaiare di casa tranquillamente. Yes, I remember. It was huge, but wait. How did we find it? I think there was someone else. C'era un cane? Oh, of course, Toby, our furry partner in crime, John. How could I have forgotten? Whoa, it was quite a while ago. Hey, do you remember how we met him? I remember bell sounds and sweat and the smell of incense. I think it was at the church in Western Miner's End. Let's find the place. Serio? Dobbiamo andare a cercare il cane. Il cane Toby ci ha aiutato. L'abbiamo incontrato per la prima volta vicino alla chiesa appena ad ovest del centro di Minerens. Chiesa di Minerens. È qua? Che spettacolo, siamo arrivati subito. Can't wait to recall how we first met Toby. The morning sun was shining and church bells called the town to mass, but we weren't here for a ceremony. We were running. From what? Of course. The dreaded Dudley. He was still incensed after the stolen clothes incident and wanted to teach us a lesson. I can almost see where we ran. Per me Dudley è il fratello, è il cugino di Harry. Si rimette in mezzo a Harry Potter. No, mi serve. Signor Membiccia, devo passare? Ecco, grazie signore, scusi, We lost him for a moment and tried to hide. You pointed to the small courtyard and we ran in. Giardino sporco, nuova posizione, grazie. We hid behind crates full of fish. They were stamped as fresh, but I remember my stomach did not agree with that statement. Oh no, that smell. It almost made me want to face Dudley. But before that happened, there was a noise. The idiot had a brain the size of a peanut, but when it came to finding us across the island, his cunning was almost supernatural. Unlike us, he knew many kids on Cordona, and all were eager to get into his good favors. But this time, he met someone who wasn't scared of him. Un cane. We heard a low growl first, then a dismissive cry, a loud bark after that, and a terrified scream a moment later. And when we looked up, we saw only a big angry dog with ripped breeches in its jaw.
I was scared, but you wanted to get closer, Sherry, remember? Beh, se gli He dato looks il hungry. pane. And I had a sandwich from home. He sniffed it cautiously and then accepted it and let me pet him. It was the first of many snacks. Ugh, those dreaded ham and pickle sandwiches. Lucky for Toby, I'm more of a tuna guy. John, I am starting to recall something else. Close nearby, under the building with a huge water tower on top, we saw it from the church. Ma dov'è questo rumore di chiesa? Veramente sta suonando una campana nel gioco. Ricordo un'altra avventura che abbiamo vissuto nelle vicinanze. Era un edificio con una cisterna nell'acqua in cima, visibile dalla chiesa. Quale chiesa? È qui. Adesso scopri a caso io, Ho fatto una cazzata, ho preso la parte sbagliata. Ah, è qui? Ma dov'è? Don't look at me. Try and remember. Ma calma. We heard rumors that this place was haunted, strange lights in the night, people disappearing. One night we decided to investigate. Non mi dite si è portato anche il cane. Toby was with us, always happy to join on our escapades. He stopped when we neared the building and refused to go further, but I was resolute. It was pitch black, so we had to light the lamp. The smell of oil and burned hair filled the night. Then something moved in the shadows. It was a man. I remember a dirty shirt, horrifying smile, and a pair of manacles in his hand. We turned to run. Dove sta il coso? Ah, ecco qua. That's when we saw that we were cut off. This one had a rope in his hands. My heart sunk. Then I heard a growl. Toby jumped the slavers with all the fury his size contained. We got the hint and ran like the clappers. And I never saw our Toby again. No. We departed Cordona soon after that night, Sherry. Perhaps he was hiding or wandering. It was not unlike him to disappear for weeks on end. Yes, you may be right. I regret going to that place. Should have listened to Toby's warnings. And leave a haunted building unexplored? You know very well that is a mystery that would have nagged us forever. I know, and yet... No sense dwelling on ifs and maybes. We can choose to remember those times how we want. I'll draw a picture. You just pick the scene. Combattiamo gli schiavisti, dai. I want to remember our last adventure. How Toby saved us. If you insist. The drawing might turn out a little morbid, but I'll do my best. Il nostro coraggioso amico a quattro zampe, Toby. Cucciolo. Toby ci ha salvati dagli schiavisti, ma non l'abbiamo mai più visto. Non ne dubito. Qui voglio vedere The l'osso. moment when we found the bone, I want us to remember playing together. Good choice.
I would have picked the same. Always loved dinosaurs. I will make a drawing. Il mastino, il nostro coraggioso amico a quattro zampe, Toby. Cucciolo. No, non penso lo rivedrete mai più. L'ultimo, spaventare bulli. I want us to remember our first meeting, our first sandwich. Wouldn't have been my first choice, but that's all right. I'll draw it for you. Bello, il nostro coraggioso amico a quattro zampe Toby. Carino. Anche cucciolo, anche loro hanno un cuore. Un rifugio sicuro. John ricorda che eravamo soliti visitare un vecchio relitto nel nord di Old City, sulla costa nord-est del ponte. Devi arrivare qui, devi diventare pace e arriva qua. L'unico relitto è questo, ma... l'unico relitto è questo, infatti. Non è che siamo proprio a nord-est. John? Cercavo John. We found this old shipwreck soon after we arrived on Cordona. It quickly became our favorite place. I remember feeling safe. Ahoy, our mighty frigate! All hands ahoy! Show me ye haven't become no lily-livered landlubber. Dove diamine sei? Boh. Non lo voglio neanche sapere. Ah, ecco. It's strange to recall some of these memories. Feels like it happened in another life to someone else, and yet everything is so real. We needed a good sail, so obviously we went and stole some sheets from Mycroft's bed. He was furious. I'm sure he still holds the grudge. 'Twas a good rig we ran on him. Aye. We wanted to name our ship. We took some planks and a bucket of paint from workers at the nearby construction site. Arabella, we called her. A real woman of war, she was. Arabella l'hanno chiamata. This helm was borrowed from Father's collection. He enlisted the police to try and find it, but all the while it was here helping us steer our ship. Aye, Sherry, and ye were the best coxswain on the briny deep. I'm starting to remember, John. We didn't stay here for long. Someone else came. Qualcuno chi? Che non è semplice stare qua. Shiver me timbers, those were the king's men. They came for our booty and to make us dance the Hepham jig. No, John, that's not right. It was someone else. Let me focus. Course. Dudley and his henchmen, they couldn't stand some rich kids playing on their territory, and their territory was wherever they saw us. Those sons of biscuit eaters stood no chance against real swashbucklers. Sure, but we ran, didn't we? Well, yes, but only to get our weapon. Savvy? Head up that bridge, buccaneer, to the cannon. Io non ho compreso dove dobbiamo... Ah, ecco.
Up that bridge, to the cannon. Dicono che ci sono dei cannoni. Io non l'ho visti. Anche che sono mezza ciecato, ho deciso. Laggiù ci sono dei cannoni. No, veramente ci rimango male, We wanted to teach them a lesson. Mycroft once said that this cannon was still operational. Obviously, we tried to fire it. Aye, if we couldn't sail our Arabella, no one would. With one good shot broadside, we sent those freebooters to the Davy Jones. John, this is getting ridiculous. We didn't fire the cannon. We couldn't fight those boys. We just ran. It was over. Just let it go. No, stop your whining, you lubber. It's... John, please stop. I said it's over. No, wait, Sherry. There is one more thing you need to see. Qual è il punto? Oh, what's the point? To see another place we were chased away from? No, this will be different. Trust me. All right, John. One last place. Avast ye! It's this side of the bridge. A small cave on the beach. We left a sign on its wall. It might still be there. Io questo pezzo lo ripeterei soltanto con un altro abbigliamento, era troppo divertente. Abbiamo provato a usare un cannone per vendicarci dei bulli, ma non ha funzionato, così siamo fuggiti. John vuole che trovi una grotta nelle vicinanze. Dovrebbe essere sulla spiaggia di Scaladio, da qualche parte vicino al ponte con il cannone. Se siamo fortunati, il nostro segno potrebbe essere ancora vicino all'ingresso di tanti anni fa. Scaladio? Ponte con i cannoni. Ma noi non siamo a Scaladio? Ci dovrebbe essere una grotta. Dobbiamo andare di sotto. Andiamo di sotto. Dai, rimango vestita da gelataia. Così per divertimento. È da qui che si andava di sotto. Grottina. Mo' vediamo se la troviamo sta grotta, perché non lo so, non ne sono sicura. C'è una grotta, ma non ricordo da che parte ci si arriva. Dovrebbe essere questa, poi mi sa. No, non qua giù. Ancora più giù. I think Eccola. I remember this place. Let me see what we can find. This cave is my favourite place on Cordona. My favourite place in all the world. Perché a colori questo lo riesco a vedere? Non riesco a trovare nulla. Ah, ecco, infatti c'è, ma... This was my father's helm, so we had to steal it back from Dudley. It was high tide and I caught a chill. Spent the next week in bed with a fever. Contentissimo tuo padre, scommetto. No, ce l'ho con Sherlock, perché avevano rubato il timone al padre e dopo tanto tempo l'hanno ritrovato. No, pensavo che sia You can't sentito put mio an padre old name on a new ship. Mhm. That's why we called her Themis. Ho capito. Con che logica sta seduto lì così, però va bene. Ah, questa è la If you're a coperta. bully, it's a bad idea to leave clothes unattended while swimming. Someone may repurpose your trousers into a surprisingly good sail. Oi, matey, let's get our ship shape once more.
Stavo a leggere una cosa, cioè Little Nightmares Steam in offerta, prima il secondo. Vabbè. Ah, eccolo infatti. I must admit, John, it was good to remember. Let's take a photograph. Oh, Sherry, come on. I know you want to do it. All hands ahoy! Weigh anchor and hoist the mizzen! Heave ho, First Mate John! We have a Spanish galleon to plunder! Ok. Si chiama Temis. This cave is my favorite place on Cordona. My favorite. Non ti lascerò finire la frase, John. Ricordi dei pirata. Arrendetevi e ascoltate da vicino una storia di un relitto e un imbroglio. Durante le nostre prime settimane a Cordona, Sherlock e io abbiamo trovato un vecchio relitto sulla costa di Old City. Con un po' di stupore, di sudore in alcuni oggetti, divenne un potente nave pirata, l'Arabella, temuta attraverso i 7 mari. Oh, che potente nave era! Vele della più raffinata biancheria da letto della fratellanza, un timone degno di un re o almeno del capitano Holmes, l'Arabella non ha dato tregua a nessuno. Almeno così pensavamo. Un paio di settimane dopo siamo stati cacciati da alcuni bulli, dei topi di sentina, tanto perché si oftisse ovunque. Quel cane bastardo del loro leader, Dudley, che secondo me è il cugino di Harry, ma così, era un vero terrore. I nostri cannoni non ci hanno aiutato, così ce la siamo data a gambe in ritirata. Sherry si era quasi arreso, ma ho trovato una piccola grotta nelle vicinanze. Ci è voluto un po' di convincimento, ma poi ci siamo costruiti una nuova bellissima nave e in poco tempo Sherlock è tornato in mare. Abbiamo rubato il timone dalla nostra vecchia nave e creato una vela con i vestiti di quel mascalzoni. Ho sentito che hanno ricevuto una bella sculacciata dalla madre per aver perso le camicie. Infine abbiamo dato un nome alla nave, Themis, tanto perché è un trip tra i due. Beh, anche questo è finito. Mi sono ricordato che abbiamo costruito un'altra nave e qui dentro ci siamo indicati dei bulli. Con che cattiveria! Salvataggio Audace. Una delle nostre avventure è stata alla stazione di polizia, quando abbiamo deciso di salvare il nostro amico d'infanzia Mattias. Era un monello di Minerend ed era stato arrestato solo per una piccola bravata. John mi dice che dovremmo iniziare nella stanza archivio. Va bene, troviamo. Tanto più di questo non possiamo fare. Reati minori. Soggetto. Sospettato. Minerens. Subito. Va bene. Wright Mattias. Crimini conosciuti: borseggio, atti di vandalismo minori, bighellonaggio, accattonaggio. Bighellonaggio uno potrebbe sta bighellonare così tranquillamente. Che gli vuoi dare fastidio? Piccoli furti, omicidio. Complici conosciuti: banda di monelli di strada, l'alveare. Aia, allora è diventato molto più... Storia familiare: padre Edward Wright, ex minatore, deceduto, madre sconosciuta. Nota di arresto: dopo un'attenta perquisizione del nascondiglio di Matthias Wright abbiamo trovato l'uniforme rubata. Il ragazzo ha affermato di aver presa per scherzo dopo che era stata lasciata incustodita al Garden of the Lights. Ho consigliato una piccola multa e una settimana di lavoro obbligatorio al porto, ma l'ispettore capo ha scelto di occuparsi personalmente del caso. Agente Placido nota sull'interrogatorio: dopo un approfondito interrogatorio il soggetto ha confessato di aver rubato la mia uniforme di proposito e che l'avrebbe consegnata ai suoi noti complici, l'alveare. Il soggetto ha inoltre confessato l'omicidio del giornalista Hector Jacobson, comportamento tipico di una canaglia senza padre. Ispettore capo Michel, aggiornamento del 16 maggio, Matthias Wright è scomparso dal nulla dalla sua cella. Così. No, this can't be right, Matthias. Murder? Impossible. Good thing we helped him escape. Now focus, Sherry. Let's remember how we did it. E qui allora cambiamo d'abito, non si può andare in giro così se dobbiamo stare in giro nella polizia sul serio.
E ho scaricato una cosa che non mi serve. Bravo. We snuck in when the archives were empty and found something on the archivist's table. A top secret map of catacombs beneath the prison, allowing us to rescue Matthias. No, no, that's not right. It was something else. Let me focus on it. Ah, of course. It was the shift schedule. We wanted to know which officer was on prison duty that day. Ah, that's not how I remember Non it. subito, eh. Or maybe... Yes. We went to find the officer's desk. That's where the map was. No, ma sei qua. It's in here, Sherry. Focus on yourself and it'll all become clear. Sì, però che cacchio devo guardare ora? Dove eravamo di scrivere? We waited until no one was around, then searched the desk. You were on lookout, John. Do you recall what we found here? Comunque quello di guardia non mi fiderei, I remember a book with wax stains damaged by humidity. The officer used it to keep him company during long prison shifts. A half-eaten tuna sandwich. It was carefully wrapped in a hand-stitched kerchief. You almost took a bite, John. Avevo fame, che gli vuoi fare? There was a chain of keys. We found something here, John, and something else. It was a police billy club, new, but already stained with blood. What's important is that we found keys. By my memory, we crept to the prison cells immediately. Let's go. To jail we go. Fortuna che lui può andare ovunque, dove vuole. Oh, what a long day. Everything seems smaller now. Guards were lazy. Knowing their shift schedule, it was easy to sneak past them and find the right cell. Yes, and with the keys and map in hand, we busted out Matthias and escaped through the catacombs. John, no, that's not what happened. Let me remember. It was dark. His cell smelt of decay and excrement. I remember calling for him, but Matthias did not answer, so I walked inside. I saw a shape. It was moving just barely. I remember seeing his familiar yellow jacket, now torn and covered in strange brown splotches. I saw his legs twisted at an impossible angle. Then someone called to me from the door. It was an officer. He didn't yell when he saw me. Understood it at a glance. He took me outside, told me to forget what I saw. In a way, I did. Sherry, Come outside. We should take a photo of the cell. I know you want to remember the truth. Sì, ma che schifo. Cioè, hanno picchiato un bambino. Rest easy, Matthias. John, I must find that loathsome mutton shunter Mitchell. I will find him. Sei sicuro? Che non penso finisca andando bene, amico, eh?
Quando eravamo bambini io e Sherry avevamo un amico di nome Mattias. Era un bambino selvaggio, cresciuto da una madre nubile che riusciva a malapena a tenere il passo con il suo spirito ribelle. Un giorno è stato arrestato dalla polizia per aver fatto uno scherzo all'ispettore capo Michel. L'agente Placido, l'uomo che ha catturato Mattias, voleva metterlo a lavorare nel porto per il suo crimine, ma il suo capo la pensava diversamente. Dopo aver trascorso un po' di tempo con i ragazzi in una stanza degli interrogatori, Michel lo convinse a confessare tutti i crimini possibili, lo rinchiuse definitivamente in una cella della prigione. Sherlock e io abbiamo cercato di farle evadere Mattias dalla prigione. Siamo riusciti a rubare le chiavi e ad intrufolarci nella cella del nostro amico, ma era troppo tardi, era stato picchiato, maltrattato e riusciva a malapena a parlare, figuriamoci a camminare. Quel giovane poliziotto ci scoprì nella cella, ma sembrò comprensivo con noi, ci lasciò andare, ma abbiamo dovuto lasciare lì Mattias. Sherlock scattò una foto della cella per non dimenticarsi mai cosa fosse successo. E ora andiamo a cercare quel buon benedetto essere che purtroppo ha picchiato un bambino. Un bambino. Che schifo la gente. Proviamo a vedere se troviamo questo ispettore capo. Soggetti, agenti di polizia. Scaladio. Documenti. Ispettore capo Michel. Ispettore capo Michel. Dopo 30 anni di servizio esemplare nella polizia, l'ispettore capo Michel è purtroppo morto nel sonno la scorsa notte. Che peccato, guarda, non ci mancherai affatto. La sua famiglia e i suoi amici ricorderanno sempre la sua mente brillante, l'attenzione ai dettagli, l'importanza data alla legge e il suo cuore gentile. Nella sua lunga onorevole carriera, l'ispettore capo Michel ha chiuso decine di casi di alto profilo, inclusa la morte del famoso giornalista Hector Jacobson e una sparatoria di massa a Old City. It's not fair. He deserved worse. And Matthias deserved better. There is a lot of injustice in the world, Sherry. Your skills could make a difference for others like him. John, that's it. We've revisited all the places I wanted from my diary. Even without the rose-tinted glasses, it was good to remember, my friend. Fine! Ora, quali sarebbero i due elementi nel guardaroba, scusi, Detective misterioso e carino. Ah, ora abbiamo anche, eccolo, il vestito della peste nera anche per John. Niente, possono fare i fratelli peste nera. Vabbè, l'ispettore capo Michel, che è una gran persona. Ispettore Capitunga. Era una gran brava persona. Seriamente, aspetta, sì.